Scrivetecelo nelle commenti. Lorenzo, che ci scrivono nelle commenti? Nelle commenti? Io che cazzo ne so che ovviamente come sono queste commenti? Presentamele. Un po' di commentine. Buongiorno ragazzi, oggi torniamo da una vecchia conoscenza, siamo a Gaiole in Chianti. Siamo già stati qui qualche mese fa, abbiamo fatto nell'occasione solo un video breve verticale, non abbiamo fatto il video lungo, però molti di voi ci hanno scritto messaggi che volevano un video lungo di questo posto e quindi siamo tornati dalla leggenda, dal mito assoluto dell'internet, tanto lo sapete già tutti chi è, chi vuole che sia Gaiole in Chianti, la leggenda. Benvenuti a Osteria Carnivora. Lorenzo Chini lo conoscete tutti, no? Storico macellaio di Gaiole in Chianti, era già famoso prima ma poi passa alla storia per quell'intervista. Perché questa carne costa così tanto? Dove si è lasciato andare un'esclamazione particolare. Ora noi l'altra volta ci aveva spiegato tutta la storia di come era andata la faccenda lì, che era stanco, non ne poteva più di queste domande e quindi aveva risposto un po' così, in amicizia diciamo, con quel giornalista. Era un fuori onda poi, non doveva andare in onda, però poi tramite amici questo video ha girato finché poi è andata come è andata. La macelleria, questa macelleria è storica, aperta dal 1600, ci sono i documenti dell'epoca, sempre la stessa famiglia da generazioni che manda avanti questa cosa. L'osteria invece ha aperto meno di un anno fa, se non mi sbaglio, ha aperto nel 2024. Loro lo dicono chiaramente, fanno le cose semplici, non si vantano di essere perfetti, fanno quello che sanno fare e mi sembra la cosa più giusta che ci sia da fare. Sì, il posto è molto accogliente, anche il servizio mi piace molto perché mi sento come a casa, capito? Sei a sedere, sono molto carini tutti. A sedere perché volevi mangiare in piedi te? Noi ti perdiamo tanto perché lui è molto buffo. Mi piacciono molto le tovagliette fatte con la carta del macellaio. Abbiamo preso mezzo litro di rosso di casa. Questo è molto buono vino. Una parola nuova, molto buono. Molto buono. Capocollo, finocchiona, salame, soppressata, formaggio e il prosciutto, mi sono dimenticato. Oltre salumi, polpettine e poi questo bel tagliere a forma di toscana con 3 salse. Fegatino, la salsa questa se non mi sbaglio era quella al pomodoro e questa era quella all'aglio e prezzemolo mi sembra, anche questo non lo ricordo, ma una cosa di questo genere. ricordo. Bellezza. Grazie. Io comincio con polpette, che sono polpette con pomodoro e prezzemolo. Mamma mia, i polpette sono molto saporiti, carne molto fresco, molto succose, non sono asciutte. È molto buon pomodoro. Polpettina è un must del macellaio, no? Ah però, non si può cancellare tutto il resto dove si mangia un bigoncio di queste polpettine. Sono buonissime, insaporite molto bene, buone, non pensavo così buone sinceramente. Secondo che assaggio è crostino di fegatino. Assaggio prima così. Mamma mia caldo. Ho trovato modo. A cucchiaiate proprio. Mamma mia, anche questo è molto buono. C'è qualche spezia che non ho capito dentro. Che è qualche erbetta profumata. Io non ho mai visto mangiare crostini a cucchiaiate prima. Mangia. Molto buono. Sì, no, non capisco che erba è dentro, però sapore totale mi piace molto. Non è super forte, non mi fastidio per niente. E ora assaggio dopo con pane, secondo me è qualcosa che sta molto bene. Guarda, non te ne lascio niente ora. Ecco, con pane è tutt'altro discorso. Il crostino nero mi piace quando è tutto bilanciato e non mi fastidio. Questo molto saporito. Ah, è bello caldo, ammazza.
E sì che l'avevo sentito era caldo, ma mi sono voluto bruciare per forza. Niente, mi sono bruciato la lingua, non sentivo mai nulla. Allora riassaggio la seconda volta. È molto delicato, no? Un po' diverso anche da come si fa il crostino di Firenze, per esempio. Che è questa erba? Boh, io non ci sento contento. Ok. Diciamo che come si fa a Firenze è un pochino più fegatoso forse. Questo sembra più ciccia, poi in realtà è fegatino però. Buono anche questo. Questo è pomodoro, vero? Sì. Che devo mettere... Sul pane. Che devo maneggiare con il pane. Vaneggiare? Che devi cosa? Che devo mangiare con pane. Ah sì, Però prima assaggio a cucchiaiato. certo. Ah, c'è sedamo dentro? Sedamo? Che cos'è il sedamo? Sedano. Ah, Ha detto sedano, ha detto sedano! Questo pomodoro è drogato molto bene. Ci sono questi capperi, erbe, basilico penso, però il pomodoro è buona qualità. come mai sei così seria Este? No, perché il pomodoro è un discorso molto serio, no? Bello untino e punto giusto come deve essere. Io swallow, io ho mangiato. Che dovevo aspettare? Ah, piacevole, ci vuole una cosa un pochino più vegetale in mezzo a tutto l'animale, dai. Sì, ora io assaggio questo. Prosciutto mi chiama, È molto saporito, non è impegnativo e non è super secco. Buono, buono. Ora mangio tutto. È un prosciutto salato stile toscano, però c'ha anche degli aromi, dei profumi un po' particolari tutti suoi. I salumi ovviamente sono tutti fatti dal mito. È buono, è anche un po' particolare. Non so bene come descriverlo. Assaggiamo formaggio. È pecora? È pecorino? Buono. Sento questo sapore di pecorino. Diciamo, non è leggero, non è super forte, è qualcosa media. Però questa cremosità di formaggio mi piace molto. Poi il pecorino è qualcosa che mi fa impazzire. Ora tu mi hai messo l'hype addosso. Comunque, io e te non abbiamo gusti lo stessi. No, però qui ci vorrebbe un cestino di baccelli. Questo periodo. Ecco, questo è il pecorino di estate, No, di primavera. di primavera. Buono. Però mi piace molto cremosità, senti cremosità. A parte la consistenza, proprio il sapore. Buono. Una stagionatura media. Assaggio la salsa all'aglio. Questo solo con pane. Ah, così? No, dai, cucchiaio. No, non lo, Cucchiaio. non lo fare, tu svieni. Quando mai svenuto? Io me la ricordo quella salsa, secondo me tu svieni. Questa salsa mi ricorda mia mamma. A lei piace fare queste cose molto. C'è tanta aglio che io adoro, però sì, lo so, non ci sono vampiri. Non ci sono vampiri? Non ci sono vampiri. Non lo so, Maionese, aglio e prezzemolo per me è qualcosa che ricorda mia mamma perché è proprio questo misto che fa lei, che faceva in mia infanzia e metteva anche altre cose dentro. Tipo i vampiri. Tipo i vampiri, sì. Io invece vampiri a casa non ce l'ho, però mi sono assaggiata lo stesso. Come no? No. E io chi sono? Ah, c'ho te, è vero, me l'ho dimenticato. No, è buona, però l'effetto collaterale tutti sanno quale sia. Però se dovete andare in Transilvania magari ve ne portate dietro una ciotolina tosta. Il prossimo che assaggio è coppa. Buono anche questo. Molto carnoso, grasso, non è impegnativo. Io non sono fan di coppa, però questo sta molto bene. Io sono fan di prosciutto e fan di finocchiona. C'è finocchiona qui, vero? Molto buono anche questo, è quasi come briciolona. Sbriciola in bocca. A me invece la coppa piace, che non è tanto facile trovarle buone, sinceramente. Molto delicata, bella grassina, morbidosa e non si sente quel sapore, a volte si sente nella coppa il sapore un po' di chimico, sai, tremendo, qui proprio liscio come l'olio, va proprio giù che è una meraviglia. Saggio la sbriciolona? È sbriciolata o finocchiona? Ah, si sbriciola, quindi è sbriciolona, però c'è anche il finocchio, quindi è un inganno questo in realtà, perché nella sbriciolona il finocchio non ci dovrebbe essere, qui invece c'è il finocchio, è buona, Sì. È godereccia, si sente il finocchio giusto, comunque equilibrato, molto piacevole. Ok, assaggio salame. Questo salame ho sentito già, Subito, sì? subito. Per me salami top, molto buono. Anche stagionato, senti questa stagionatura buona, saporita. Mamma mia, questo è molto buono. Forse mangio tutto, Mipan. Scusa. No, fammela assaggiare. No, scusa. no. No, invece sì, lo voglio assaggiare anch'io, anche perché si vede anche già dal colore che è un salame artigianale buono, non c'ha quel rosso fosforescente terribile, è molto particolare e nella stagionatura c'è qualcosa di particolare, qualche condimento particolare, non so se è vino o che cosa, poi magari quando viene li siede, però molto buono, sì. Perché da noi fanno questo tipo di salumi con cognac che è molto simile sapore, però secondo me qui no, sì, è proprio quello che mi piace. Non c'è niente di particolare? Tipo il vino? Sì, il vino si mette, sì, un bicchiere di vino Ecco, si vedi. mette. Quando li feci lo show a cinesi, poi ora ci vuole un bicchiere di vino, poi lo bevi io. Capito?
E dice, questo si impasta meglio, uno c'ha più forza. No, questo io non adoro. Sì, no, lo devi assaggiare, Non fammi adoro. pare. Vai, c'ha un bel muso, vai. Non piangere però. È fatto molto buono, il sapore è molto buono, c'è tanta carne dentro e gelatina dentro, non mi fastidio. No, che non è giusto. Perché? Che mettono qui dentro? Che erba? Ma di solito è prezzemolo, però non lo so, dipende. Ognuno fa a modo suo. Comunque è molto saporito. Perché ho capito che alla fine mi fastidio gelatina dentro. Dipende non è come gelatina. è. E che? Quando viene bollita, le parti più collagenose Collagene. sì, Allora mangio. formano questa gelatina naturale, capito? Ah, E quando si raffredda diventa gelatinosa. Anche qui si vede dal colore, la soprassata di questo colore grigio scuro, marroncino. L'importante è che non sia il colore rosa, rosso, fosforescente, perché quelli non sono buoni a nulla. Infatti è buona, consistenza giusta, condita molto bene, buona. Io ne potrei mangiare un quintale invece di questa. anche come regalo, diciamo, se vuoi regalare. Se vuoi regalarla a me, chi vuole regalarmi la soprassata, vi lascio l'indirizzo di sovraimpressione. Come prima abbiamo preso farfalle con salsiccia e cavolo nero, però io ho mai visto queste farfalle così, sono farfalle rigate. Che poi abbiamo preso, in realtà non è che si è scelto qualcosa, si è fatto scegliere a lui, quindi Mamma mia, non ricordo l'ultima volta quando ho mangiato farfalle, però questi sono molto belli. Mamma mia, il sapore è molto interessante. Prima sento questo cavolo nero, boom, dopo entra questa salsiccia buona, interessante, grassa, pasta cotta molto bene, molto saporito. Buono. più che altro mia madre si era detto di farne poche, che Sì, lavoro. poche. Sì, mezza porzione. Io che mangio le farfalle da quando ero piccino, ricordi legati alle farfalle panna e salmone o panna e qualunque cosa. Capito? No, sinceramente non ho capito. Io qui ci devo pensare un attimo, perché ma anche la farfalla stessa è un po' sbarazzina. No, questo è il dente. Sì, no, è al dente, perfettamente al dente, è un po' particolare. Ecco, non so dove comprare questo, però No, io non mi aveste, è saporito, è ricco, secondo me è un po' impegnativo mangiarle tutte, visto che dopo ci sa anche altre roba. non lo so. Io proverei a incasciarle. Incacciarle. A incasciarle, sì. Comunque queste farfalle qui non hanno niente a che vedere con le farfalle viscide degli anni '80. Secondo me un po' di formaggio ci sta. Io fossi in te proverei. Anche perché te che non provi il formaggio non è tanto normale. Un vecchietto solito. Incacciamoci. Sì, buono. Anzi, meglio, con cacio. Queste farfalline mi piacciono molto. Non so dove comprare, però comprerò un giorno. Grazie. Vino? Ti riempo? Un quartino magari. Ho preso rinforzino perché viene carne ora. Serve qualcosa. 2 bicchieri di vino, manco uno, guarda. Questa sarà spettacolare. Sembra veleno. Questa è la linea purezza, nata al Grosseto, abbattuta al Colle Valdezza. Di secondo non abbiamo preso la bistecca perché lui aveva questa tagliata dalla parte della groppa di questa chianina pura al 100%, allevata in Maremma e macellata qui a Colle Valdelsa, che ha detto è spettacolare, e quindi chi siamo noi per rifiutare e dire no, guarda, si fa un'altra cosa. Certo, non ci pare il vero. Vediamo se si taglia con questo ortello, ecco appunto, forse si tagliava anche con i cucchiai. Come ogni buona chianina che si rispetti, vera chianina, un pochino più di morso rispetto a quelle altre canine ce l'ha, perché la chianina era un animale pesante da lavoro, da traino, quindi una struttura molto possente, una muscolatura molto possente, pochissimo grasso e quindi una carne un pochino più tenace. È saporitissima, succosissima, il grasso, quel pochino di grassino che c'è, perché dalla parte della groppa c'è quella striscina di grassino, è ghiotto da morire, proprio buono, la parte del grasso è esagerata. Buona, è vero. La cottura esternamente è proprio appena scottata, però comunque è calda dentro, quindi benissimo. È buona, anche se sono pieno penso che non ci sarà problema a mangiarla tutta perché è talmente buona che veramente si spazzola. Mamma mia, che buono, buonissimo. Ecco, mangiare questa carne è come viaggio, lungo però lungo piacevole. Sì, è meno grasso, però è molto saporito, molto morbido e molto succoso, che è molto importante. Cotto molto giusto, si sente che l'animale è molto rilassato e molto tenuto molto bene, è proprio buono. Io pensavo a levare questo grasso, però Mipan mi dice no levare. Meno male ho mangiato con grasso, perché il grasso ha questo tutto sapore di carne importante che devi mangiare con grasso per forza. Buono, ma buono.
E ovviamente abbiamo preso anche verdure. Ovviamente. Ovviamente. Questo è come il caponato che faccio io. Che non è Buono. caponata. Che non è caponata, però è caponata. E la caponata faccio io che non è caponata, però è caponata. Stile caponata. Molto molto buono. È che mi sembra di aver visto anche della cipolla qui nel mezzo. Per me la cipolla. E siccome c'è anche la cipolla, tada! Prima mangi cipolla. Ovviamente. Come? Verdure insaporite molto bene, belle puntine anche queste, ma con l'unto che ci vuole per renderle golose. Però ora io mi rituffo di testa sulla ciccia. Una cosa un po' inusuale, che si era vista anche l'altra volta quando eravamo venuti, è che normalmente noi si mette solo sale e pepe sulla ciccia alla griglia. Lui qui invece usa il sale del macellaio, il famoso sale aromatico con tutte le erbe, che effettivamente ha il suo perché anche lui, no? Campioni del mondo! E come dolce è arrivato torta di mele con cacao, Torta di miele o torta di mele? torta di mele con cacao, cantuccini e vin santo. Assaggio torta di mele. È molto caldo, non so se vedete. Buono, è classico sponge con miele. Non c'è in miele Mele e miele. Con questa torta, con non questa storta. torta? No, se l'era Aiuto. dritta invece l'era meglio. Con questa torta io sto tornando in mia infanzia. Il mio dolce preferito era questo. Mia mamma sempre faceva questo. Non è dolcissimo, impegnativo, è veramente leggero. Assaggiamo con Vinsanto. Qui ricordo che Vinsanto era molto buono. Questo cantuccino ha odore di limone. Non è super croccante, non è super secco, è medio secco. Buono anche questo. E spaccare un dente. Molto croccanti, molto saporiti. E questo profumo di limone mi piace molto. Però questi cantuccini sono molto buoni. Calduccini? Cantuccini. O coricini? Cantuccini. Come coricini, però cantuccini. Un cantuccino da inzuppo alla fine ci sta sempre bene. Questa torta c'ha il profumo delle torte dell'infanzia a colazione. Molto poco zuccherata, pochissimo. Ora manca giusto quel qualcosa e poi ci siamo. E abbiamo preso 2 caffè. Che c'ha le guanciotte rosse comunque. Davvero? Ha preso il sole? Sì, è molto caldo fuori, c'è tanto sole. Io sono come nonna oggi, nonna Esther. Allora ragazzi, abbiamo finito il nostro bellissimo pranzo. Se siete a Gaiole e non sapete dove andare, vi consiglio venire qui a Lorenzo Ghini, dove mangiate molto molto bene e lui fa tanta accoglienza, è molto bravo e intelligente, molto 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 divertente. Sì, in una zona dove le trappole per turisti si sprecano, qui ci avete un posto sicuramente sincero, con una cucina semplice, un prezzo assolutamente onesto, poi lui è veramente simpatico, cioè io ho letto anche qualche commento di qualcuno che lo criticava ma perché non capiva probabilmente il suo senso dell'umorismo, perché lui scherza molto, c'ha questa faccia, sembra sempre serio, però in realtà scherza sempre. È molto divertente, noi l'umorismo si capisce, però magari ora qualcuno non ci arriva, mi dispiace per lui, ma sicuramente non è una persona sgarbata o maleducata, anzi tutt'altro, una persona molto molto piacevole. Ci ha regalato anche un barattolino di ragù che ora lei ha bollore, ha appena fatto e mi sto bruciando le mani per farvelo vedere. Comunque la tagliata buonissima, le polpette erano favolose, avrei mangiato un tegame di quelle polpette, i salumi lo sappiamo molto buoni. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, scrivetecelo nelle commenti. Lorenzo, che ci scrivano nelle commenti? Nelle commenti, io che cazzo ne so che... Ovviamente come sono queste commenti? Presentamele. Un po' di commentine. Condividete con i vostri amici e lasciate un like. Ciao! No, che ciao! Quanto abbiamo speso? Spesa per tutto quello che avete visto, comprensivo dell'acqua che non so se si è vista, ma c'era anche quella, 35 euro a persona. Alla prossima! Ciao! Buona!